Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi volevo parlare di canna indica perché l'ho già fatto vedere in un precedente video di Appuntamenti in Giardino, però mi trovo a rifarlo e quindi faccio un nuovo video su questo argomento. Perché è una pianta molto interessante, è una pianta molto bella, le sue fioriture, in questo caso questa pianta ha le fioriture rosso scarlatto che si fanno veramente vedere tanto in giardino. Possiamo trovare in commercio diversi tipi di canna indica per quello che riguarda il colore delle foglie, il colore dei fiori, ci sono delle foglie screziate di giallo e rosso, insomma è una pianta molto interessante da mettere in giardino. In più è anche una pianta abbastanza facile da coltivare ed è una pianta veramente ornamentale. In un giardino si fa veramente notare quando arriva la fioritura perché produce questi fiori che poi persistono per tanto tempo sulla pianta perché ne sviluppa sempre di nuovi e in più produce anche delle nuove infiorescenze e quindi è una pianta che ci accompagna con le sue fioriture diciamo per qualche mese in giardino, quindi la possiamo sempre ammirare. Che cosa voglio fare io adesso? Voglio tagliare tutta la parte aerea della pianta, quindi tutto ciò che spunta dalla terra, per proteggere i suoi organi sotterranei dal freddo. Possiamo anche estrarre questi organi sotterranei e portarli in una zona in cui non gela. In questo modo noi il prossimo anno la possiamo ripiantare in giardino per ottenere di nuovo altre foglie bellissime, perché tante sono anche molto colorate, quello che riguarda le foglie, e possiamo ottenere anche i suoi bellissimi fiori. L'operazione di taglio è abbastanza semplice, è una pianta erbacea, quindi si tagliano con facilità i suoi fusti, verranno poi tagliati successivamente ancora in pezzi e tutto servirà a coprire questa parte dove cresce la canna indica, in modo da dargli poi una buona protezione come pacciamatura. È una pianta che arriva dal Centro e Sud America, cresce anche in zone di montagna, 1500 metri se non di più. Anche lì c'è un lieve abbassamento delle temperature, diciamo che in Centro-Sud America le temperature sono diverse da quelle del Nord Italia ad esempio, e creando una pacciamatura per proteggere gli organi sotterranei della pianta senza estirparli, si dà l'opportunità a questi organi di rimanere intatti anche per quello che riguarda l'apparato radicale, quindi disturbiamo il meno possibile la pianta. Quindi adesso andrò a tagliare con le mie cesoie, sempre con l'utilizzo di guanti, anche perché in mezzo possono esserci ragni e altri animaletti. Andrò a tagliare tutta questa parte qui vegetante e poi lo sistemerò come pacciamature e lo vediamo in questo video. Allora vado subito a tagliare a un 10-15 cm più o meno di altezza i fusti, vedete che si tagliano veramente con una facilità incredibile perché è una pianta erbacea, e vado a tagliare tutto ciò che spunta dalla terra. Questo materiale mi servirà proprio come pacciamatura e come protezione della pianta poi quando arriverà soprattutto l'inverno in cui le temperature saranno abbastanza fredde, se non freddissime. Vediamo che tipo di inverno arriverà quest'anno. È già qualche anno che non fa più grandi nevicate, magari l'anno scorso ha fatto una nevicatina, diciamo, non è stata proprio una vera e propria nevicata, e quindi questo aiuta un po' la pianta a rimanere sana, anche se non la proteggiamo tanto. Però potrebbe essere che quest'anno arriva veramente tanta neve, tante nevicate in successione, e questo fa sì che noi dobbiamo garantire una buona protezione a questa pianta che sopporta un po' il freddo, diciamo, ma non troppo, e quindi va assolutamente protetta. Vado a tagliare ancora tutti gli altri rametti. Ne ricordo sempre l'utilizzo dei guanti, come dicevo prima, proprio per la presenza magari di ragni e altri animali che possono morderci e che in queste situazioni di giornate particolarmente fredde si sono magari rifugiati poi all'interno di questo cespuglio. Eccomi qua ad operazione fatta. Potete vedere che ho tagliato tutti i fusti a circa 10-20 cm da terra. Questo perché?
io faccio sempre in questo modo perché tra un fusto e l'altro rimasto nella terra si creano degli spazi. Questi spazi mi danno l'opportunità di poter incastrare all'interno proprio il materiale che ho tagliato, in modo che poi seccando durante il corso dell'inverno, in caso di giornate particolarmente ventose, qui arrivano dei venti a volte che sono fortissimi, questo materiale non viene spostato, dando la possibilità alla pianta poi di trovarsi al freddo. In questo modo io ho l'opportunità di, come dicevo, incastrare tutto il materiale all'interno in modo che rimanga ben fermo e in modo che il vento non arrivi a spostarlo, e quindi si crea veramente una buona pacciamatura. Possiamo piegare in due anche i fusti che abbiamo tagliato e andiamo di volta in volta a sistemarli all'interno. Io utilizzo anche, ad esempio, delle infiorescenze della palma che cadono giù, a volte me le trovo qui in giardino, si staccano da sole dalla palma, e le sistemo anche qui sopra, in modo da creare una buona pacciamatura. Volendo si può utilizzare anche tessuto o non tessuto, da sistemare in 3-4 strati magari sopra, fermato con delle pietre, o addirittura possiamo utilizzare anche dei cartoni. Se abbiamo dei cartoni aggiungiamo qualche cartone, insomma cerchiamo di proteggere al meglio la nostra pianta di canna indica. Si possono utilizzare anche le foglie di Iris pseudacorus, che le fa veramente molto lunghe, se ne raccolgono una marea, se ne abbiamo un esemplare molto grande in giardino, si possono aggiungere sopra. Io quello che consiglio sempre è quello di utilizzare o delle foglie di banano che rimangono, pressandole bene, rimangono ben compatte al di sopra e creano una sorta di barriera, o del cartone addirittura, perché il cartone sarebbe proprio l'ideale. Magari se non ci piace vedere del cartone in giardino possiamo mettere il cartone prima, cercando di infilarlo tra i fusti rimasti sporgenti dalla terra, e successivamente possiamo portare poi le foglie che poi seccheranno e non daranno questo aspetto un po' di abbandono che può dare magari del cartone, dei pezzi di cartone magari messi qua e là per cercare di proteggere la pianta. Con il tessuto o non tessuto il tutto diventa molto esteticamente forse un po' migliore. Io non la lascio così per adesso perché, non so se l'ho detto all'inizio del video, utilizzerò poi ancora delle foglie di banano sparse qua e là. Il tutto poi garantirà alla mia pianta la sopravvivenza nel periodo invernale, perché sono piante abbastanza rustiche ma temono un pochino il freddo, quindi dobbiamo cercare di proteggerle, perché si rischia poi di non vedere rispuntare la pianta in primavera. Questo per quello che riguarda appunto questa bellissima pianta che è la canna indica. Avete visto che il tutto è abbastanza veloce come operazione. Io qui ci ho messo circa un 20 minuti per fare questo lavoro qui, ed è veramente semplicissimo. In questo modo la prossima primavera avremo poi uno sviluppo della pianta con delle belle foglie, se abbiamo scelto una canna indica per la bellezza delle foglie, con questi fiori. Solitamente le foglie screziate di rosso e giallo mi sembra che facciano questi fiori giallini o sull'arancio, oppure in questo caso una pianta a foglia verde, totalmente verde, leggermente sfumata di rosso, che dà questi fiori scarlatti che sono veramente uno spettacolo. Io con questo concludo il video. Se avete delle domande risponderò poi al di sotto nei commenti, e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti!